Rieccoci quest'oggi, come vedete, con il mazzo. Questo è il mazzo per eccellenza. Voi sapete che io sono innamorata di questo mazzo, gli Udu Tarot. Ragazzi, hanno un fascino, è innegabile. Tra l'altro io come sempre vi lascio in descrizione il link di un mio video dettagliatissimo, in cui ovviamente descrivo carta per carta, eccetera, ma anche proprio la storia legata agli Udu Tarot, ovviamente all'Udu. È un mazzo questo con una tradizione, ragazzi, spirituale e religiosa potentissima. Arriva direttamente dagli Yoruba africani e dagli spiriti Orisha, divinità dell'Africa occidentale, in particolar modo della Nigeria, che poi, ovviamente, con le atrocità della tratta degli schiavi, è arrivata direttamente nel continente americano. Questo ha permesso la nascita di culti religiosi, ma anche di vere e proprie religioni. Tutt'oggi sono, ragazzi, diffusissime a livello mondiale, non solo ovviamente nazionale, quindi superano di gran lunga ovviamente il continente americano stesso e ovviamente sono frutto, a mio avviso, di un mix, di una mescolanza meravigliosa, questo che ne garantisce il fascino, secondo me, con la ritualità dei nativi indigeni americani. Quindi la tradizione africana che si unisce e si mescola con saggezza e sapienza alla ritualità dei nativi americani. Cosa ne nasce? Famosissima la santeria, l'Udu, il Voodoo, il Candomblé, la Macumba. Ovviamente questo mazzo riprende tutto questo. Quindi oggi andiamo direttamente alle origini di queste tradizioni. Oggi ci faremo guidare dagli spiriti Orisha e dagli Yoruba africani. Quest'oggi però io utilizzerò un metodo molto particolare, molto bello, che è il metodo Romani, che viene utilizzato prevalentemente nell'est europeo. È un metodo di stesa molto potente che utilizza un gran numero di carte nella versione ufficiale, ma un numero minore di carte ovviamente in una versione più semplificata, che è quella che ovviamente per questioni di tempistiche io appunto utilizzerò. Quindi 7 carte. 7 posizioni ben precise dove analizzeremo in particolar modo come gli altri vi vedono, l'ambiente che vi circonda, ma soprattutto i fattori noti e fattori ignoti e il vostro futuro, in tempistiche a breve e a lungo termine. Quindi ragazzi, quest'oggi facciamo sul serio, quest'oggi utilizziamo ovviamente la tradizione appunto africana, culti africani e ovviamente anche la tradizione dell'est europeo. Ovviamente ragazzi, quindi quest'oggi ci caleremo al di là della stesa, ma chiaramente in un utilizzo sapiente, intelligente della tarologia, a cui non importa unicamente il risultato finale, il futuro, ma il percorso utile per arrivare al futuro, un futuro possibilmente ovviamente il più sereno possibile. Ok? Perché questa è la tarologia. Aiuta ad affrontare e a comprendere il presente, facendo luce sul passato per poter, diciamo, aprirsi a un futuro che sia interamente costruito
con le nostre mani. La tarologia vi ricorda che nulla è scritto nella pietra, parte tutto da noi. Il nostro futuro è nelle nostre mani. Un futuro decente è dato dalla consapevolezza del presente e del passato. D'accordo? Altrimenti parliamo di cartomanzia, che è un altro ambito. Quindi questa è la tarologia. Che cosa chiederemo quest'oggi a questo metodo meraviglioso, metodo Romani, e a questo mazzo stupendo? Riuscirò a prendermi le mie rivincite? Cioè il karma riuscirà a ripagarmi dei torti subiti? Quella persona, quelle persone che mi hanno mancato di rispetto, che mi hanno reso il presente, mi stanno rendendo il presente e quindi anche il passato difficile, costellato di inciampi. Ecco, queste persone verranno messe da me a tacere? Cosa ancora devo capire, devo scoprire di ciò che mi circonda? Quindi riuscirò a prendermi quelle soddisfazioni? Riuscirò ad avere giustizia? Questo ovviamente in tutti gli ambiti, sentimentale, piuttosto che professionale, piuttosto che, ahimè, familiare. Dunque, cerchiamo di capire, attraverso una stesa, ovviamente, quale appunto potrebbe essere il vostro percorso di consapevolezza che parte da un chiaro passato, un chiaro presente per arrivare al vostro futuro. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare il mazzo degli Udu Tarot, facendoci ovviamente guidare come sempre dal principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, io posiziono in questo modo il resto del mazzo perché ovviamente non ci serve più. Come potete vedere, qui abbiamo appunto le 7 carte di cui vi ho parlato, disposte ovviamente non in modalità libera, vi ripeto, ma secondo appunto il metodo Romani. Vi spiego ovviamente come sempre, ragazzi, posizione per posizione. Allora, prima carta, prima posizione, come gli altri vi vedono, cioè che personalità emerge di voi. Seconda carta, questo è un punto dolente, le persone che vi circondano, quindi l'ambiente esterno a voi. Cerchiamo di capire se ci sono solo nemici o anche se ecco, c'è qualche amico. Terza carta, speranze e paure vostre. Quarta e quinta carta, fattori noti e fattori ignoti. Cosa vuol dire? Allora, i fattori noti rappresentano ciò che influenzerà il vostro futuro, ma di cui già siete abbastanza consapevoli. La terz'ultima carta, invece, la quinta carta, i fattori ignoti, cioè ciò che vi influenzerà, che accadrà, ma che voi non vi aspettereste mai.
Penultima carta, il futuro a breve termine. Settima ed ultima carta, il futuro a lungo termine. Iniziamo dunque, ragazzi, con la prima carta, cioè cosa emerge di voi, del vero sé. Mamma mia, che guerrieri e che guerriere, ragazzi. 7 di bastoni. Ah, però, complimenti, complimenti. Siete dei guerrieri. Le persone vi temono. Ora capisco. Perché ovviamente si è in questa domanda. Ragazzi, le persone più forti danno fastidio. Cioè, è normale. Ok? Quindi è normale avere un parterre ampio di nemici, invidiosi, individui ostacolanti, oppositivi, ragazzi, è normale, ok? Se ovviamente avete questo aspetto forte, vuol dire essere belligeranti, vuol dire essere forti, che è un'altra cosa. È chiaro che le persone vi temono perché sanno che non è oggi, non è domani, ma voi all'obiettivo arrivate, al successo arrivate. Questo dà fastidio, ragazzi. Cioè le persone che vi vedono procedere come un caterpillar verso il vostro obiettivo, ragazzi, ma è normale, ok? Che hanno comunque invidia nei vostri confronti. Questo sicuramente. Questa carta è molto bella, è anche molto malinconica se vogliamo, perché ci parla di un personaggio importante che secondo la leggenda ovviamente ha dato tanto, ha lasciato un esempio di sé, lo zio Monday, era uno stregone dell'Africa, ovviamente anche lui deportato e reso schiavo in Sud Carolina. È riuscito ovviamente a fuggire, in questo temperamento, ragazzi, forza e coraggio a non finire, è riuscito a fuggire e si è rifugiato presso appunto gli indiani Seminole e dopo aver promesso a se stesso che non sarebbe mai più caduto nelle mani degli americani, che non si sarebbe mai più fatto catturare dai bianchi, riporta sempre la leggenda, ecco lui chiese ad un medico appunto dei Seminole di trasformarlo, guardate, in un alligatore, perché così sarebbe stato in grado di difendersi. E ebbene, così accadde, dice la leggenda, perché si dice appunto che da allora fu visto vagare per le paludi, fiero, forte, sempre combattivo, ovviamente in una forma fisica a metà uomo e metà, vedete, alligatore. È quindi una carta, ragazzi, che parla di una forza indomita nelle avversità, nel difendersi, nel protestare, nel resistere. È una carta che parla di forza interiore e del rimanere sempre in piedi. Ecco cosa vedono di voi i vostri detrattori. Ed è questo che spaventa queste persone. Che voi ormai siete così. Temprati anche, sicuramente temprati da quello che vi è accaduto. Vi è stato fatto prigioniero, umiliato, bullizzato. Ecco, in questo caso le persone però notano in voi la capacità di rimanere in piedi, di rialzarvi sempre dopo ogni caduta. Avete una forza invidiabile. Ecco cosa spaventa di voi, che voi siete lo zio Monday, che voi ormai vi sapete difendere, nulla più vi può turbare. Vediamo, ragazzi, in seconda posizione le persone che vi circondano, vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo la carta dell'imperatrice, the Big Queen. Questa è un'energia femminile, non siete voi ovviamente, perché in tarologia
la consultante, il soggetto della stesa, è la papessa o la regina di coppe e la regina di bastoni. In questo caso nessuna delle tre, quindi è un'energia femminile, a voi ovviamente molto positiva. È una donna potente, è una donna che vi può aiutare, potente ragazzi sia a livello economico, perché no, è un'imperatrice, ma anche e soprattutto a livello spirituale. Questa è una donna che vi sente, cioè potrebbe essere sicuramente una madre, potrebbe essere una sorella, potrebbe essere la migliore amica, potrebbe essere una guida spirituale, ragazzi, in caso l'abbiate, perché no? Questa è una regina, ragazzi, in abiti carnevaleschi, ma lo è, e vedete che sorride. Quindi è una donna che ha pieno controllo della situazione, di ciò che la circonda, è una donna che gode del suo potere, è una donna che non teme nessuno, è una donna che ovviamente rappresenta una visione massima di bellezza, di lucentezza, di splendore, anche ovviamente grazie a questi gioielli ed ornamenti molto belli. Ed è una donna che ha grandi capacità interiori, capacità di guidare, di proteggere, di insegnare, è un'imperatrice. Quindi questa carta rappresenta l'abbondanza, un'abbondanza che appunto viene celebrata. Quindi questa donna, questa Big Queen, è una donna che vi può aiutare e vi vuole aiutare. Ripeto, è un'energia femminile, che però è potente. Quindi sicuramente una donna che vi può dare una mano in quello che possa essere il settore ove voi abbiate bisogno di maggior aiuto, di prendervi queste rivincite. In ambito professionale potrebbe essere un capo, un datore di lavoro, una collega. In ambito familiare potrebbe essere una madre, potrebbe essere una migliore amica, una sorella, qualcuno che è in grado di darvi il consiglio giusto al momento giusto. Quindi è una figura fondamentale per voi, molto molto importante. Potrebbe essere una donna impegnata, quindi sposata, fidanzata, o addirittura già madre. L'imperatrice solitamente è madre. Quindi sicuramente, ovviamente non stiamo parlando di una ragazza giovane, ma già di una donna con una certa esperienza e soprattutto, ripeto, con un certo potere. Questa donna vi aiuterà, vi vuole aiutare. E che in questa posizione compaia un elemento in carne e ossa è importante, perché vuol dire che voi andrete ad usufruire non soltanto magari degli aiuti del karma, del destino e della vostra forza, ma anche dell'utile aiuto da parte di questa persona. In caso voi l'abbiate identificata, ovviamente seguite i consigli di questa donna. Terza carta, le vostre speranze e le vostre ovviamente però anche paure. Allora, qui abbiamo il fante di denari. Allora, voi sicuramente state aspettando una notizia o comunque delle buone notizie, perché i fanti parlano chiaramente di notizie. Ahimè, però, è un fante di denari, quindi notizie che per voi arrivano troppo lentamente. C'è un progetto che voi vorreste vedere realizzato, un progetto d'amore, piuttosto che un progetto professionale, comprare una casa, per esempio, migliorare le energie da un punto di vista psicofisico, un progetto d'amore, iniziare una storia con una persona che vi piace. Ecco, qualunque sia il vostro progetto, voi state notando troppa lentezza. Che cosa sta facendo questo ragazzo? Vedete che ha alle spalle una sorta di almanacco, l'almanacco dei contadini, che lui sta consultando ovviamente,
servendosi appunto di una carta astrologica. Ecco, perché lui sta utilizzando almanacco e carta astrologica? Perché deve pianificare meticolosamente la semina. Di conseguenza non è libero di agire come quando vorrebbe, deve seguire un iter e deve osservare bene attentamente ogni movimento. Non può agire sulla scorta del desiderio, non è un fante di bastoni. Questa pianificazione per voi può anche andare bene, ma fino a un certo punto. Perché dal vostro punto di vista c'è troppa lentezza, troppa pianificazione, troppo temporeggiare inutile secondo voi. In caso voi abbiate, per esempio, un progetto d'amore con una persona magari impegnata, il suo temporeggiare nel lasciare la compagna ufficiale vi sta sembrando qualcosa di particolarmente strano, quasi disonorevole da parte sua, perché vi sembra una persona troppo incline a piegarsi, a sottomettersi al volere degli altri, alle tempistiche degli altri. In caso sia un progetto di lavoro, avete notato per esempio dei colleghi non disposti a collaborare o disposti a farlo, sì, per carità, ma nel tempo però. Quindi obiettivamente persone che sembrano quasi senza obiettivo, persone poco coraggiose, per nulla simili a voi, che agiscono troppo a passi lenti, e questa situazione vi sta iniziando ad innervosire. Perché voi vorreste le cose fatte in maniera molto più veloce, senza troppi giri di parole, senza menare il can per l'aia, ma la cosa vi sta veramente iniziando a infastidire. Vediamo ora, ragazzi, in quarta posizione i fattori noti, quindi ciò che accadrà e che andrà ad influenzare il vostro percorso, qualcosa ovviamente che però per voi è quasi per scontato. Ecco, il 2 di spade. Allora, ragazzi, questa persona o queste persone o le persone o la persona che sino ad ora vi ha ostacolato, persona sulla quale voi ovviamente state cercando le vostre rivincite, la vostra rivalsa, ecco che questa persona o queste persone cercheranno ancora di mettervi i bastoni fra le ruote. Voglio ridimensionare però il 2 di spade, non è una carta che parla di un ostacolo insormontabile, ragazzi, non è la torre, non è il 10 di spade, non è il 7 di spade o il 5 di spade, è un 2 di spade, cioè ci sarà un fronteggiarsi in maniera anche magari dura, ma necessaria per poter andare avanti. Voi riuscirete a capire e a, diciamo in qualche modo, stanare le intenzioni di qualche falso amico, in caso voi non riusciate a capire chi possa mettervi i bastoni fra le ruote, certo. E questa carta, come vedete, lo denota. Secondo l'Udu, gli Udu Doctors, quindi gli ufficianti di pratiche occulti Udu, ecco, questi Udu Doctors hanno 4 occhi, cioè riescono a percepire il mondo fisico e anche spirituale senza dover utilizzare i loro occhi fisici, perché comunque loro riescono a vedere un po' come la papessa oltre i veli. Ecco perché hanno 4 occhi. Questa giovane risulta senza occhi, ma nonostante questo è un potente Udu Doctors, quindi è colei che riesce a parlare con gli spiriti. Quindi per voi tutto sarà chiarissimo. Riuscirete a capire chi sono amici e nemici. Riuscirete a stanare qualsiasi possibilità di ostacolo, di truffa, qualche sgambetto, malelingue. Riuscirete ad arrivare a monte della questione. A chi, per esempio, potrebbe aver diffuso false voci nei vostri confronti, contro di voi,
a chi potrebbe aver cercato di danneggiarvi. Qui sarà tutto chiaro. Perché? Come? Attraverso gli occhi dello spirito, cioè, ragazzi, l'intuito, l'istinto, quando si sentono le cose di pancia. Non servono sempre prove granitiche, tangibili. Quindi seguendo l'istinto, come questa ragazza, voi riuscirete ad arrivare alla verità. A chi vi ha danneggiato sino ad ora, in caso lo sappiate già, quali sono i suoi prossimi obiettivi. Quindi questo a cosa porterà? Alla vostra vittoria. Perché se già sapete e già saprete che possa essere questa persona o queste persone, mi auguro di no, mi auguro sia solo una, però non è detto, quindi queste persone riuscirete subito ovviamente a contrattaccare o comunque a bloccare qualsiasi tentativo che possa ovviamente mettervi in difficoltà. Quindi qualsiasi tentativo lesivo nei vostri confronti verrà da voi bloccato, perché capirete di pancia, ripeto, a pelle, che possa essere questa o queste persone. Quindi non sarà una lotta impari. Il 2 di spade rappresenta due forze di ugual misura che si fronteggiano. Quindi voi lotterete e come, ma con le idee molto più chiare questa volta. Non ci saranno dubbi, non ci saranno incertezze. Questa è una carta che parla di bugie scoperte, di trame alle vostre spalle molto poco ovviamente positive, portate avanti da persone che potrebbero sino ad ora aver finto nei vostri confronti un atteggiamento benevolo. Quindi voi andrete a vincere grazie al vostro intuito. Quindi non ci saranno più situazioni di stallo che vi vede difendervi, no? Voi contrattaccherete e vedrete le cose così come stanno, con i 4 occhi degli Voodoo Doctors. Non ci saranno più situazioni sbilanciate, ripeto, 2 di spade, 2 forze che si equiparano. Quindi terrete testa a questa o questi... mi stava scappando. Ok? Avete capito? STR... beep. Ok? Questi personaggetti. Alla buon'ora saprete chi sono, saprete cosa vogliono e dove vogliono andare a parare. E dunque pariamole, no? Le loro STR, ok? Terz'ultima carta. I fattori ignoti, ciò che accadrà, che per voi sarà una sorpresa. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il dottor Grant, ossia l'eremita. Ragazzi, il nono arcano maggiore, l'eremita è un arcano potentissimo. So che non piace, non capisco perché, forse per le tempistiche, però ragazzi, è il vecchio saggio, È colui che attraverso la lanterna, ok, in ambito ovviamente di tarologia, carte, tarocchi occidentali, in questo caso appunto abbiamo il dottor Grant, appunto attraverso comunque la nostra tradizione occidentale, questa lanterna che riporta alla ragione, alla razionalità, al percorso davanti a sé, ragazzi, bello spianato. Quindi è una carta che parla di chi tremendamente, meravigliosamente cosciente, e per forza scoprirete chi sono amici e nemici, quindi questo vi darà tanta forza, potere, ecco che andrete a riflettere. L'eremita parla di riflessione, ma non è una riflessione fine a se stessa, non è un fermarsi e star lì a poltrire aspettando che arrivi il miracolo. L'eremita, ragazzi, parla di una riflessione profonda che porterà a un cambiamento radicale nella vostra vita. L'eremita, a fine del suo percorso, cambia la sua vita così, quindi come il giorno e la notte, in maniera irreversibile, cioè non torna indietro l'eremita e non si torna indietro dopo l'eremita. Come vedete qui abbiamo Dr. Grant, cosa sta facendo questo Voodoo Doctor? Sta raccogliendo, in solitudine ovviamente,
erbe e radici nelle paludi della Louisiana. Quindi sta raccogliendo dati. Quindi veramente voi verrete a conoscenza di parecchie cose, per voi molto importanti. Dottor Grant, ragazzi, non era soltanto un voodoo doctor, era anche un vero medico, un medico protestante, a differenza di tanti altri medici che appunto sceglievano le erbe semplicemente sui cataloghi. Lui invece amava avventurarsi coraggiosamente nelle paludi della Louisiana, che non è proprio un ambiente, ecco, rassicurante, ok? Un ambiente particolarmente impervio, selvaggio, diciamo. E quindi questo bloccava chiunque. Dottor Grant no. Lui si sentiva forte, senza limiti. E a chi si affidava, ragazzi? Al potere degli spiriti. Era consapevole che c'era qualcosa di superiore a lui che lo aiutava, che lo conduceva alla vittoria, a trovare ciò che cercava, le sue erbe, per aiutare, per curare. Quindi non si limitava soltanto a dare qualche consiglio medicinale, erba, decotto, eccetera. Li creava lui. Quindi dottor Grant rappresenta chi si è fatto da solo, anche nella sua professione non sarebbe così ricordato, ok? E lo faceva come però? Da solo, non aveva bisogno di altri. Raccoglieva le sue verità da solo. Rifletteva, ascoltava la natura, si allontanava dalla baraonda di tutti i giorni, della quotidianità. Aveva capito che la comprensione, la conoscenza sono risorse fondamentali, che l'essere umano, ragazzi, può però accumulare soltanto connettendosi alla profondità della realtà, dentro e fuori di noi. La verità, la conoscenza c'è attorno a noi, basta saperla cogliere con il silenzio, con la furbizia, con l'attenzione, con occhi aperti, senza pregiudizi, con mente aperta, in silenzio, ripeto, osservando, studiando l'ambiente, le persone. Così si arriva alla verità, dice il dottor Grant. Noi siamo nel mondo. E quindi questo inevitabilmente è un dato incontrovertibile. Noi facciamo parte di una enorme rete sociale e di conseguenza capire, ragazzi, chi veramente ci circonda è fondamentale per evitare sgambetti. Questo in tutti gli ambiti. In amore, piuttosto che nelle amicizie, piuttosto che nel lavoro, piuttosto che addirittura in famiglia. Bisogna vederci chiaro, ripeto, procedendo con discrezione e seguendo la propria voce interiore. Questo vi permetterà di vedere più chiaro. Quindi questo vi accadrà. Andrete a vivere dei momenti con voi stessi, di solitudine rispetto all'esterno, per poter vederci più chiaro, per analizzare i fatti, per analizzare i comportamenti delle persone che vi circondano, per farvi delle domande e darvi le giuste risposte. Avrete una mente analitica, non vi sfuggirà più niente. Ricordate la storia del dottor Grant, va lui a cercarsi le sue verità. E questo vi permetterà di accumulare conoscenze e risorse. Ecco perché il percorso dell'eremita è irreversibile. Perché una volta che queste verità saranno nelle vostre mani, voi non tornerete più indietro. In amore,
in caso abbiate ad esempio un rapporto con una persona impegnata, capirete effettivamente, magari dopo tante promesse, se questa persona possa essere realmente disposta a lasciare la compagna ufficiale o il compagno ufficiale, oppure se vi stia mentendo. Voi avrete tutto ben chiaro. Nel lavoro riuscirete a capire chi è, quali sono i colleghi che possono aver finto amicizia e che invece sono pronti a mettervi i bastoni fra le ruote. Capirete se un datore di lavoro ha veramente un'idea positiva di voi o se ha soltanto approfittato di voi, della vostra generosità. Questo vale anche nelle amicizie, anche, ahimè, in famiglia. So che molti di voi sono impegnati in contenziosi familiari, ecco, riuscirete a capire chi è il familiare peggiore, quello che in realtà è pronto a voltarvi le spalle e a danneggiarvi, e invece quelli che sono pronti ad aiutarvi e che vi aiuteranno. Voi avrete tutto ben chiaro. In tempistiche ovviamente sono un po' lunghe. Sì, ragazzi, l'eremita ha tempistiche lunghe, ma ha vittoria certa. È questo che io cerco sempre di sottolineare dell'eremita. Non lasciatevi spaventare dalle tempistiche. È fondamentale capire bene chi si ha attorno, quali sono le varie opportunità. D'accordo? Cioè, se ci sia realmente un tentativo di truffa, di dolo, di imbrogliarvi, prendervi in giro, illudervi, è importante questo. Quindi prendetevi il giusto tempo e lo farete, è inevitabile. Questo vi servirà però sicuramente per avere le risposte di cui avete assolutamente necessità. Le avrete? Sì. Vi porterà alla vittoria? Sì. Questo dice l'eremita e questo dice il dottor Grant. Vediamo un po' penultima carta, che cosa abbiamo. Ah, che bella figura, ragazzi. Ecco, sono riuscita a colpire la telecamera. Però, allora, qui abbiamo il quarto arcano maggiore, qui abbiamo un bellissimo e fascinosissimo imperatore e qui abbiamo John Horse. Vedete che è seduto in maniera molto tranquilla, serena, sul suo trono. Ha un fucile, vedete, legato al corpo, in una mano un coltello, nell'altra sferra un pugno, cioè sembra pronto, no? Comunque a colpire. È tranquillo, però attenzione, Quindi è pronto a tutto, pur di difendersi da chi voglia imbrogliarlo. John Horse o Juan Caballo nacque in schiavitù in Florida nel 1800. Della sua vita si sa poco. Quello che si sa è che è divenuto leader degli indiani Seminole e che ha partecipato alla seconda guerra dei Seminole, che rappresentò una non vittoria per l'esercito americano. Cioè, quest'uomo, con la sua forza e il suo coraggio, è riuscito a contenere e a portare alla sconfitta l'esercito americano, ragazzi. Non ha fatto poco, ok? È ricordato per una rocambolesca fuga successiva, ovviamente, verso la libertà dalla schiavitù americana, e ha fondato anche tantissimi altri liberi insediamenti di fuggiaschi in Messico e in Oklahoma. Il suo impero era vasto, ragazzi, è un imperatore, ok? Aveva sempre combattuto fino alla fine, fino all'ultimo giorno di vita. Americani, francesi, anche indiani ostili che avevano cercato per esempio di collaborare con gli americani, con i colonizzatori, con i francesi. È fuggito innumerevoli volte alla caccia che gli dava l'esercito americano, i colonizzatori, ma anche ai cacciatori di schiavi. È sopravvissuto a 3 guerre, a tentativi innumerevoli di assassinarlo, e ha sempre difeso il suo popolo, i suoi insediamenti, dalla schiavitù. Di lui
di solito si ricorda molto che amasse 3 cose: i bambini, Luischi e il suo nobile e bianco destriero. Era un uomo buono, che però non indugiava quando doveva proteggere chi amava. Era coraggioso, ragazzi, non aveva paura di niente. Credeva nelle sue possibilità, sapeva di farcela. È un'energia maschile potentissima. Quindi, chi arriverà per voi? Il John Horse della situazione? Un bellissimo imperatore, un uomo fatto in questo modo, con questo carattere, con questa tempra, con questa personalità. Un uomo determinato, saggio, forte, coraggioso, che non ha paura di niente. Questo è l'uomo che arriverà nella vostra vita. In caso voi siate single, questo imperatore è una nuova storia, assolutamente. In caso voi abbiate una storia alla luce del sole, potrebbe essere il vostro compagno, potrebbe però, perché è comunque un'energia maschile altra, quindi non è detto che sia il vostro compagno, potreste incontrare un'altra persona. In caso abbiate anche una storia non alla luce del sole, potrebbe essere l'uomo con il quale avete questo rapporto clandestino, ma non necessariamente. È un'energia maschile con la quale voi avrete un enorme successo. Questa persona vi proteggerà, farà di tutto per starvi a fianco. Allora, per aiutarvi a identificare bene questa persona meglio, se non altro, l'imperatore generalmente è legato a 3 segni zodiacali, ossia il leone, il sagittario e l'ariete. Quindi generalmente è legato ai segni di fuoco. Non è detto però che questa persona sia di uno dei 3 segni di fuoco. Potrebbe averne l'ascendente, quindi non il sole, anche l'ascendente, ok? Potrebbe appartenere a un segno, ad esempio, d'acqua e avere ascendente sagittario, ok? Generalmente ha tra i 40 e i 60 anni, quindi non è un ragazzino, ok? È una persona già adulta, è una persona matura. È una persona molto passionale e che ama molto la sessualità. È una persona ferma e che ha avuto successo nella vita. Non necessariamente da un punto di vista economico, ragazzi, non deve essere per forza un milionario, però è una persona che comunque si è fatta da sola. Le tempistiche sono veloci, perché grosso modo parla di 1 mese e mezzo, un paio di mesi, ed è legata questa figura ovviamente ai mesi relativi, in questo caso all'Ariete, che ad oggi ovviamente sono già passati, Leone e Sagittario, quindi in particolar modo luglio, agosto e dicembre. Ripeto, questa è una persona che entrerà a far parte della vostra vita sconvolgendola in maniera positiva, perché questa è una persona che vorrà da voi un impegno vero e proprio, qualcosa ovviamente però di sano, d'accordo? Quindi il vostro futuro a breve termine prevede un'energia maschile potentissima che giungerà in vostro aiuto, che vi aiuterà a vincere contro questi nemici. Di qui abbiamo già 2 energie potenti, imperatrice e imperatore. Con questo imperatore però c'è la possibilità di avere anche una storia sentimentale. Vediamo, ragazzi, in ultima carta che cosa abbiamo. Mamma mia, che belle carte, ragazzi. Certo che vi prenderete le vostre soddisfazioni. 6 di bastoni. Ragazzi, la carta della vittoria. Allora,
La carta del 6 di bastoni, di solito, ecco, in mazzi tradizionali, occidentali, appunto rappresentato da questo re, da questo principe, che torna da una battaglia vincitore, ovviamente, e quindi viene atteso in gran giubilo. Anche in questo caso qui abbiamo una figura maschile, Nat Love, uno dei più grandi cowboy di tutti i tempi, vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900. Se non ricordo male, credo sia morto nel 1921, ovviamente sul suo cavallo immancabile, che si dirige in città mentre le persone gli sorridono e lo salutano. Ecco, ovviamente era un cowboy, ragazzi, quindi spericolato, forte, coraggioso, non aveva paura di nulla, fu ferito anche gravemente più e più volte e ebbe sempre un gran seguito. Quindi è una carta che parla di vittoria, di chi riceve complimenti, ottime notizie, fama che accresce, persone che quindi vi loderanno e vi porteranno su un palmo della mano, accumulerete esperienza, oltre che lode ovviamente, sarete veramente riconosciuti e riconosciute, no? Da tutti come persone valide, in ambito professionale potreste essere promossi, quindi parla di carriera, parla di denaro anche, entrate di denaro, dure prove che vengono superate, riconoscimenti. Quindi è comunque una carta molto bella. Però ragazzi, nulla vi viene regalato. Nat Love è un uomo, un cowboy, forte e coraggioso. Sì, aveva una dura pellaccia, perché effettivamente era sopravvissuto a tantissimi tentativi anche di omicidio, In realtà era anche un uomo coraggioso, per la serie aiutati che il cielo ti aiuta, quindi d'accordo, sicuramente anche fortunato in alcuni momenti e frangenti, ma in realtà fortuna ben meritata, ok? Di conseguenza, tutto quello che voi accumulerete, quindi vittoria, rivalsa, soddisfazioni nei confronti dei vostri nemici, sarà meritata, voi avete patito tanto. Attenzione però ragazzi alle carte centrali della stesa, voi arriverete a questa vittoria combattendo con quali armi? Non di certo con l'aggressività, non di certo sbraitando. Qui parliamo addirittura dell'eremita, della conoscenza altra degli Voodoo Doctors, del due di spade, il vedere oltre i veli. Voi riuscirete ad avere le informazioni giuste che vi permetteranno, ovviamente, di vincere. Ripeto, non sbraitando, non facendovi largo in maniera aggressiva e prepotente. Non si arriva mai alla vittoria in questo modo, ma fermandosi a riflettere, raccogliendo prove. Così voi arriverete alla vittoria. Quindi la risposta alla domanda iniziale, riuscirò finalmente a prendermi le mie giuste rivincite nei confronti di quella o quelle persone? Sì. I miei sogni si realizzeranno? Sì. Dovrò lottare? Certo. Riuscirò a scoprire chi saranno amici e nemici e dove vogliono andare a parare? Quali trappole stanno urdendo alle mie spalle? Certo. Ovviamente le tempistiche, ripeto, in questo caso sia dell'imperatore che anche del 6 bastoni sono tempistiche veloci. 6 di bastoni è una carta molto veloce, 6 giorni, 6 settimane, ok? È chiaro che però queste tempistiche sono rallentate comunque anche dall'eremita. Bisogna tenere in conto sempre anche di questo. D'accordo? Quindi comunque un tempo lento, direi necessario, non lento, necessario per vincere, per prendervi le vostre soddisfazioni. Sì che ve le prenderete, certo.
e riconosceranno chi ha sbagliato di aver sbagliato, riconosceranno che voi meritate la vittoria. Voi avrete la vittoria, sì, ma sarà meritata e non vi preoccupate, nessuno oserà aprir bocca. Questo sia, ripeto, nel lavoro, questo sicuramente anche in famiglia, ma anche in amore. Io vi vedo veramente molto molto bene. Carte bellissime, ragazzi. Fronteggiate questi signorini. Ok? Raccogliete più prove possibili. Date retta al vostro istinto. Non serve sbraitare, non serve urlare, non serve agitarsi, non serve. Non serve. Con la calma, con la pazienza, con l'astuzia, con l'attenzione, metodo analitico, procedere per gradi, arriverete dove vorrete e dove meritate di arrivare. Con anche questo meraviglioso imperatore. Qui c'è una storia in arrivo, c'è un'energia maschile pronta a darvi tutto. D'accordo? E anche questa energia femminile molto molto positiva. Dunque, ovviamente ricordate che questa è una stesa interattiva. In caso voi vogliate delle specifiche inerenti alla vostra situazione, ovviamente è consigliabile il consulto privato. Io, come sempre, vi lascio in descrizione e a video, ovviamente, l'indirizzo email presso cui contattarmi. D'accordo? Queste, ragazzi, sono stese interattive. D'accordo? Generiche per ciascuno di voi. Per entrare nello specifico, ovviamente, con il consulto privato la situazione cambia, ok? Si entra proprio nel dettaglio. Ovviamente, come sempre, vi ricordo, in caso vogliate abbonarvi, basta cliccare appunto su abbonati e avrete la possibilità chiaramente di vedere, ascoltare video stese inerenti e dedicate soltanto agli abbonati. Ha veramente, ragazzi, poco più di un caffè al mese, per quanto concerne il costo. Dunque, come sempre, mi raccomando, per quanto concerne voi, ovviamente buon percorso karmico, forza, coraggio e determinazione, come sempre, ovviamente, buona fortuna da me, dagli spiriti Orisha e come sempre, a presto!